Parliamo di etica e deontologia professionale. Perché è importante? Perché soprattutto per chi lavora con le persone è fondamentale tenere presente determinati principi etici fondamentali per la professione che svolge. Per capire bene questo concetto dobbiamo innanzitutto capire che cosa vogliano dire i termini etica e deontologia professionale e come è possibile applicarli nel proprio lavoro. Innanzitutto è importante esaminare l'impegno e i valori personali in relazione alle persone che accedono ai servizi che eroghiamo. È importante impegnarsi sempre in riflessioni etiche, è importante sviluppare capacità di ragionamento e di giudizio riguardo gli argomenti di natura morale, è importante sviluppare la capacità di utilizzare questi principi etici sia nella ricerca sui fondamenti morali dell'esercizio professionale per la professione che si svolge, sia nella riflessione su aspetti di più vasta portata, con implicazioni per linee di condotta professionale, ossia in che modo la riflessione sui principi etici possa effettivamente poi influenzare ciò che facciamo nel contesto in cui operiamo. Che cosa vuol dire la parola etica? Ha un'origine greca, ethos, che vuol dire costume, comportamento, modo di agire dell'uomo. L'etica studia le possibilità che ha l'uomo di agire liberamente di fronte ai concetti di bene e male. Invece cosa vuol dire la parola deontologia? È una parola che ha in comune con l'etica un'origine greca, ma è formata da due parti, da deon e logia, è applicata alla professione, è l'insieme di tutti i doveri e le regole di comportamento eticamente fondati, quindi basati sull'etica di cui parlavamo prima, che impegnano una professione e tutti i professionisti nei confronti della società, nei confronti delle persone, nei confronti dell'utenza che poi accede al servizio presso cui operiamo. Come posso applicare i principi di etica e deontologia professionale nel lavoro che faccio, nel lavoro che svolgo? Proviamo a parlare di principi. Per parlare di principi io vi darò un valore che è il principio fondamentale da seguire e poi parleremo di norme, ossia il modo in cui applichiamo quel principio. Quando parliamo di valore, uno dei primi di cui possiamo parlare è il lavoratore svolge la propria attività rispettando il principio del valore della persona nella sua dignità e unicità. In questo caso i concetti fondamentali sono appunto dignità e unicità della persona. Come lo fa? Come è possibile applicare questo principio? Il lavoratore assiste tutte le persone attribuendo loro pari diritto, quindi senza fare alcuna distinzione di età, sesso, nazionalità, religione, minorazione o qualunque altra caratteristica personale. E soprattutto il lavoratore svolge la propria attività non esprimendo giudizi di valore sulle persone e sui loro comportamenti. È importante quindi per chi lavora a contatto con le persone sospendere i giudizi legati a qualunque sia la caratteristica personale dell'utente che accede. Per quanto riguarda i rapporti con l'utente, vediamo un altro principio di deontologia professionale. Il lavoratore valorizza l'autonomia della persona, la sua soggettività, la sua capacità di prendere decisioni, la sostiene nell'uso delle risorse proprie, la stimola a usufruire delle risorse sociali, evitando per quanto possibile l'insorgere di condizioni di dipendenza. In sintesi, possiamo ben dire che questo principio deontologico è volto al superamento del cosiddetto assistenzialismo sempre molto presente nelle politiche di welfare italiane. Come lo metto in pratica? Come metto in pratica questo principio? Innanzitutto informando le persone, quindi gli utenti che accedono al servizio, sulle azioni che svolgiamo, ne motiviamo le ragioni,
la coinvolgiamo nei processi, tenendo in considerazione quanto espresso e quanto cercato anche dall'utente. È importante inoltre osservare il segreto professionale e il segreto d'ufficio come risposta alla fiducia che la persona, che l'utente che accede al servizio ripone nei nostri confronti e nell'organizzazione che in quel momento rappresentiamo. Quando parliamo di etica e deontologia professionale non possiamo non parlare anche dei rapporti con eventuali colleghi e altri operatori del servizio presso cui operiamo. Il principio è il seguente: il lavoratore ha il dovere di instaurare rapporti di collaborazione attiva e funzionale con i membri dell'equipe al fine di erogare servizi idonei e nel rispetto delle persone. Come possiamo applicare ciò di cui abbiamo appena parlato? Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati si limita a ciò che è pertinente alla richiesta delle persone, quindi non è necessario andare alla ricerca del superfluo oltre quello che ci è stato richiesto dall'utenza. Dobbiamo garantire l'erogazione dei servizi anche attraverso l'efficace gestione degli strumenti informativi. È importante la collaborazione con i colleghi e con gli altri operatori di cui dobbiamo imparare a riconoscere e rispettare lo specifico professionale. Dobbiamo imparare a intrattenere rapporti improntati su correttezza, lealtà e condivisione degli obiettivi. E, cosa importante che fa riferimento a un certo senso di responsabilità dell'operatore, impariamo a riferire a persona competente o a superiori qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l'erogazione dei servizi, con particolare riguardo agli effetti sulla persona. Ciò vuol dire che in parte siamo responsabili di tutto il funzionamento del servizio presso cui operiamo. Principio deontologico anche per quanto riguarda i rapporti con l'organizzazione di lavoro. Il lavoratore migliora le sue competenze attraverso l'aggiornamento e lo studio e rispetta i principi di serietà professionale. In che modo possiamo garantire l'applicazione di questo principio appena menzionato? Il lavoratore ha sicuramente il diritto di tenersi aggiornato professionalmente al fine di poter erogare prestazioni e servizi di qualità. Non accetta compensi o regali di valore. Inoltre si assume le responsabilità del proprio operato in conformità al proprio ruolo professionale, tenendo conto del mandato, delle mansioni che gli sono state affidate, accettando di sottoporre il proprio operato alla verifica da parte degli operatori preposti. Tutti questi principi sono applicabili a chi lavora presso i servizi pubblici territorialmente competenti, ma anche agli operatori degli enti privati che lavorano nei progetti di accoglienza, ad esempio. In sintesi, possiamo dire che l'etica e la deontologia devono essere alla base del lavoro di ognuno di noi, ossia di tutte quelle persone che lavorano nell'erogazione dei servizi verso una determinata utenza. Abbiamo visto poi come sono diverse le aree di applicabilità dei principi di etica e deontologia professionale. Siamo arrivati al termine del percorso del modulo 4, dove abbiamo avuto modo di comprendere meglio come funziona l'accoglienza in Italia, quindi con primo e secondo livello di accoglienza, dove abbiamo visto le modalità di accesso ai servizi pubblici nei confronti dei cittadini provenienti da paesi terzi. Abbiamo anche analizzato la nostra Costituzione e abbiamo potuto comprendere quanto sia umana e inclusiva in alcuni dei suoi articoli. Abbiamo inoltre visto una cosa molto importante, dei principi di etica e deontologia professionale che devono essere alla base dell'operato di chi poi effettivamente lavora su quei servizi pubblici e privati che erogano prestazioni nei confronti dei cittadini provenienti da paesi terzi. Grazie per l'attenzione.